Il Natale è giunto alle porte, Mariah Carey è stata scongelata ed è arrivato anche il fatidico momento in cui si corre come dei pazzi alla ricerca del regalo perfetto. E se siete ancora indecisi su cosa comprare, eccomi qui. Oggi vi parlo di un titolo che potrebbe fare al caso vostro, o forse no, perché, come sempre, vi darò la mia opinione sincera. Parleremo di Diventa ciò che sei, di Andrea Presti, uno dei bodybuilder italiani più noti, che ha calcato il palco del Mister Olympia. E no, non ha vinto, ma l'importante è partecipare, giusto? Comunque, vediamo se questa lettura riuscirà davvero a ispirarci. Se avete aperto questo video, penso che sappiate già chi sia l'autore. Comunque, per chi non lo conoscesse, Andrea non è solo un culturista, ma un vero e proprio simbolo di passione e determinazione. A mio parere, uno dei pochi in Italia che si è impegnato nella divulgazione su questa disciplina in tutto il territorio, in modo tale da far conoscere il bodybuilding anche a chi non ne sapeva niente. Nella vita non contano solo i trofei delle gare vinte, perché quando si tratta di mettere il cuore in quello che si fa, le vittorie sono anche altrove. Nel suo libro cerca di raccontarci proprio questo, come ha fatto a realizzare il suo sogno e come ci invita a fare lo stesso, ovviamente non solo nel bodybuilding, perché la vera domanda è diventare ciò che sei. Ma cosa significa esattamente? Il libro è una sorta di un mix tra un'autobiografia e un manuale motivazionale. Si tratta di un racconto di vita con alcune riflessioni su come ritrovare la propria passione e su come Andrea abbia costruito la sua carriera nel bodybuilding. Personalmente mi aspettavo che fosse un viaggio più approfondito nelle sue esperienze personali, nei suoi momenti difficili e soprattutto in quelli di crescita. Ma a parte qualche capitolo autobiografico, ciò che ne è uscito è una lettura che si sente piuttosto incompleta. Una delle prime cose che l'autore ci chiede nel libro è: cosa sognate? Cosa vi tiene vivi? E questa domanda mi ha colpito perché mi ha fatto riflettere su quante volte nella vita ci siamo trovati senza sapere cosa vogliamo veramente. E sapete, anch'io sono stata quella persona che alle superiori non sapeva nemmeno cosa volesse fare da grande. L'unica cosa che mi importava era tornarmene a casa non appena suonava la campanella, per dedicarmi alle mie passioni, la palestra, i manga, gli anime. Quindi sì, la domanda di Andrea non è banale, vi fa davvero riflettere su quello che vi spinge a fare le cose ogni giorno. Ma non fraintendetemi, ci sono alcune cose che mi sono piaciute, davvero. Innanzitutto la lettura è molto scorrevole, in un'ora al massimo lo finisci. La cosa che mi ha colpito di più è stata la sincerità con cui Andrea ha raccontato il suo percorso. Mi sono davvero sentita di entrare nella sua vita, di capire le emozioni che ha vissuto, i suoi alti e bassi. L'autore è capace di far emergere la sua umanità, di rendere il lettore partecipe delle sue vittorie ma anche delle sue difficoltà. È proprio il modo in cui parla dei suoi sogni, dei sacrifici e dei momenti di incertezza che rende la lettura interessante. Un altro aspetto che mi ha davvero toccato è la dedica che viene fatta al suo coach, Mauro Sassi. C'è un rapporto di fiducia, rispetto e collaborazione che si percepisce chiaramente e che cela anche un messaggio importante, ossia che non si può fare tutto da soli. La palestra non è solo allenamento fisico ma anche mentale, e quella dedica ha aggiunto una nota personale al libro che mi ha fatto riflettere. Infine c'è l'epilogo. Vi invito davvero a leggerlo perché Andrea parla della sua visione della palestra come di un luogo dove le differenze sociali spariscono. È una riflessione bellissima che io trovo davvero profonda. In palestra siamo tutti uguali sotto gli stessi pesi, nessuno è più importante di un altro, anche se personalmente nella mia palestra vedo persone più introverse e un po' timide, ma faccio del mio meglio per farle sentire a proprio agio. Ecco, questo passaggio mi ha toccato particolarmente. Ma come sempre non è tutto oro quello che luccica, e qui arriva il punto dolente: i workout. Ogni macro capitolo si conclude con un mini workout, pensato per essere eseguito per 4 settimane. Questi esercizi dovrebbero aiutarci a migliorare in palestra o lavorare sulla motivazione, ma sono abbastanza generici. Le indicazioni sono molto vaghe e non poi così facili da seguire, specialmente per chi non è un esperto del settore. La domanda che mi sorge spontanea è: a chi è veramente rivolto questo libro? Se sei un fan di Andrea, ok, forse lo compri, ma per chi non ha nulla a che fare col mondo della palestra, davvero perché dovresti acquistarlo? E poi c'è una leggera incoerenza. All'inizio del libro Andrea dice che i suoi fan spesso dipendono dalla motivazione esterna,
e che quindi dovrebbero cercare quella dentro di sé. Va benissimo, sono d'accordo, ma nel corso del libro vengono citati guru del self-help e alla fine arrivano citazioni motivazionali un po' random, una sorta di incongruenza che mi ha lasciato con la sensazione di un messaggio non proprio chiaro. Infine, l'epilogo. Qui viene il colpo di grazia, ragazzi. Dopo una riflessione interessante sulla palestra, Andrea ci fa una piccola autopromozione della sua fondazione e dei suoi canali social. Questo per me è stato un po'... sì, ok, ma piuttosto che un libro motivazionale sembra quasi una lunga campagna pubblicitaria. Non mi aspettavo onestamente una cosa del genere. Quindi, che dire, le premesse c'erano, ma il risultato finale è un po' deludente. Non mi ha fatto impazzire. È un prodotto che mi sembra un po' fatto a metà. Se siete appassionati di bodybuilding e seguite Andrea, ok, potreste trovare qualche spunto interessante. Ma per chi cerca una vera guida motivazionale o un libro che vada in profondità nella sua vita e nei suoi pensieri, non aspettatevi troppo. Se volete un consiglio, potreste anche risparmiare un po' e guardare direttamente i suoi video sui social, dove trasmette gli stessi messaggi, forse in modo un po' più diretto e autentico. Ma alla fine sta a voi decidere se questo libro può davvero darvi quel qualcosa in più. Se potessi suggerire delle migliorie, forse avrei tolto i workout e dato più spazio alla parte autobiografica. Mi sarebbe piaciuto sapere di più dei suoi anni giovanili, sulla sua adolescenza e su come lo sport l'abbia influenzato non solo fisicamente, ma anche per esempio nelle relazioni sociali. Ecco, più storia e meno fuffa. Avrei anche apprezzato dei dettagli in più sulla sua esperienza come coach, magari con qualche aneddoto in più sui suoi clienti. Penso che se fosse stato più autobiografico e meno manuale di self-help, sarebbe stato sicuramente un prodotto molto più interessante e coinvolgente. Quindi alla fine Diventa ciò che sei è un libro che ha delle buone intenzioni, ma non riesce a concretizzarle completamente. Se dovessi applicare uno dei suoi workout, la soluzione migliore sarebbe rinunciare all'acquisto di questo libro per un bene maggiore. Ma come sempre, vi invito a farvi una vostra opinione e magari a prendere il libro in prestito, giusto per capire se risuona con voi. E non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E comunque, Andrea, Lady Oscar non si tocca.